Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questo graziosissimo top che avete già intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato molto sottile. Io ho scelto il Tech Cotton nella variante arancio di casa Tessiland. Lo lavorerò con un uncinetto numero 2,5, servirà poi 1 metro per prendere un paio di misure. Detto questo possiamo procedere con il tutorial. La prima cosa da fare sarà individuare la nostra circonferenza più ampia tra seno e vita. Nel mio caso la circonferenza più ampia è 80 e vado a dividere questa misura per 2. Dovrò realizzare quindi 2 pannelli che siano larghi 40 cm. Il multiplo di lavorazione è di 8 più 5 e io lavorerò su campione per farvi vedere bene il punto. Ho realizzato il mio multiplo di 8, quindi 16 catenelle, ne aggiungo 5 e a queste 5 ne aggiungo ulteriori 3. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, entro nella quinta maglia dallo stesso e realizzo una riga di ritorno interamente a maglia alta, punto su punto. Terminata la mia riga, realizzo 3 catenelle, oppure col mio classico metodo della maglia bassa sull'altra. In ogni caso sostituiscono la prima maglia alta. Proseguo con altre 4 maglie alte lavorate punto su punto per un totale di 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro in quello immediatamente successivo realizzando una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, tutto nello stesso punto. Vedete, ho creato il mio primo V e questa è la sequenza che devo ripetere per tutta la riga, quindi salto un'altra maglia, altre 5 maglie alte, salto una maglia e V fino al termine della riga. 3 catenelle e ulteriori 2 maglie alte nelle 2 maglie successive. Quindi abbiamo un totale di 3 maglie alte. Con il filo sull'uncinetto vado a lavorare nel V della riga sottostante, entrando con una maglia alta in rilievo dietro, vedete, nella prima stecchetta del V. Realizzo la mia maglia alta e nello spazio catenella del mio punto V realizzo 5 maglie alte. Concludo la lavorazione del V replicando quello che ho fatto all'inizio, filo sull'uncinetto e realizzo un'altra maglia alta in rilievo dietro nella stecchettina del mio V. Filo sull'uncinetto, nel gruppo di 5 maglie alte che mi trovo davanti lavoro solamente una maglia alta nella terza maglia alta del gruppo e questa è la sequenza che devo ripetere per tutta la riga. Lavoro il V come spiegato e poi una maglia alta nella terza del gruppo di 5. Termino la riga con 3 maglie alte nelle ultime 3 maglie disponibili. Riga numero 4, 3 catenelle, una maglia in ognuna delle maglie alte sottostanti, quindi abbiamo sempre a inizio e fine riga un totale di 3 maglie alte prima di iniziare il nostro motivo. La riga numero 4 si sviluppa con 5 maglie alte sopra le 5 maglie alte che ho sottostanti, tralasciando di lavorare i punti in rilievo. Quindi il primo rilievo lo lascio stare e realizzo una maglia alta in ognuna delle maglie che mi trovo sottostanti, per un totale di 5. Lascio stare il mio punto in rilievo e mi trovo nella maglia alta sottostante, quella singola, filo sull'uncinetto. Nella maglia alta vado a realizzare di nuovo un V, quindi maglia alta, 3 catenelle e maglia alta nello stesso punto. Proseguo la mia riga lavorando le 5 maglie alte omettendo i punti in rilievo e continuo fino al termine della stessa, che concluderò con 3 maglie alte, una in ogni punto. Per la riga numero 5 ci alziamo come consuetudine con 3 catenelle e andiamo avanti con le 2 maglie alte per il nostro totale di 3.
Filo sull'uncinetto, abbiamo le 5 maglie e realizziamo una maglia alta nella terza delle 5, in quella centrale. Ora abbiamo il V, che lavoriamo esattamente come abbiamo fatto in precedenza, con i nostri punti in rilievo e le 5 maglie alte all'interno dello spazio catenella. Punto in rilievo finale e continuiamo con la nostra maglia alta nella centrale delle sottostanti e così via con il V e la maglia alta fino ad arrivare alla fine della riga, che come vedete concluderemo sempre con 3 maglie alte. Per la riga numero 6 3 catenelle, 2 maglie alte ed ecco qua il nostro totale di 3. Abbiamo di fronte la maglia singola dove realizzeremo un V, quindi maglia alta, 3 catenelle e maglia alta nello stesso punto. E qui andiamo a replicare quello che abbiamo fatto qualche riga fa, ovvero le 5 maglie alte sopra le 5 maglie alte sottostanti, omettendo però di lavorare le prime 2 sostanzialmente, che sono i punti in rilievo. Quindi andiamo a lavorare le nostre 5 maglie alte e poi andiamo a realizzare il V nella maglia singola. Concludiamo la riga con le 3 maglie alte e questo è il nostro motivo. Ve lo faccio vedere sul dritto perché già inizia, vedete, a comparire il nostro rilievo. Dobbiamo poi continuare la realizzazione di questo motivo ripetendo dalla riga 2 alla riga 6 fino a raggiungere l'altezza del top che desideriamo. Dobbiamo realizzare 2 pannelli identici. Nel mio caso il pannello finito sarà largo 40 cm per circa 42-43 cm di altezza. Sono andata avanti per 42 cm di altezza. Mi fermo qui e per unire i miei 2 pannelli faccio baciare i dritti in questo modo. Con il filo ancora attaccato al mio gomitolo entro semplicemente nel primo punto dell'altro pannello. Entro nella prima asolina disponibile, andiamo ad interpretazione perché non abbiamo bordato, ma ricordiamoci di non tirare il lavoro, e lo stesso faccio nell'altro pannello. Prendo 2 asoline in totale, le chiudo insieme con una maglia bassissima e realizzo una catenella. Proseguo, non tirate il lavoro, asolina, asolina dell'altro pannello, chiudo tutto insieme con una maglia bassissima e realizzo una catenella. Continuo fino alla fine del mio lato lungo e replico la stessa cosa dall'altra parte. Si presenta così il nostro top terminato una volta voltato sul dritto. Guardate che meraviglia la trama del punto diamante, che particolarità che conferisce a questo taglio, altrimenti molto semplice. Io ho deciso di lasciare la lavorazione così com'è nella parte alta del mio top e a questo punto non ci resta che indossarlo. Qualora doveste aver bisogno di restringere un pochino il vostro top, vi basterà realizzare con il filo di lavorazione una catenella lunga tanto quanto la circonferenza dello stesso top, aggiungendo circa 30 cm. Una volta realizzata la catenella vi basterà passarla attraverso i fori della lavorazione nella parte più alta, far congiungere i 2 lembi al centro con un fiocchetto ed il gioco è fatto. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se vi va di supportare il canale vi invito a cliccare nell'icona a forma di cuore con scritto grazie per mettere in evidenza con una piccola donazione un vostro commento e come sempre vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.